ci sono più testimonianze sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, cioè UAP, che non su testimonianze relative ad apparizioni, ad esempio, di entità cristiane. Buonasera a tutti, vedo che siete già tantissimi, siamo qui con Elisabetta, come vedete, che conoscete molto bene, e siamo qui per una cosa strana, per una live, cosa che non sono abituato a fare. Magari qualcuno di voi non ci crederà, ma sono emozionato nel parlarvi così direttamente, e siamo qui per fare dei ragionamenti assieme, per fare dei ragionamenti, diciamo così, di ampio respiro, ecco, più che per entrare nella parte tecnica di singole parole, singoli termini, singole affermazioni, perché questi sono ampiamente sviluppati e analizzati nelle centinaia di video che si trovano nel podcast di Mauro Biglino Official, e quindi vedremo di fare un discorso più generale. Ma ultimamente noi abbiamo dedicato dei video alla disclosure, e quindi anche il titolo di questa live è un titolo apparentemente provocatorio, no? Disclosure e testi antichi, il ritorno degli Elohim. Questo ritorno degli Elohim è per me un'espressione molto strana, nel senso che quando si parla di disclosure, quando sento parlare di disclosure, ovviamente sono molto interessato. Tutte le ricerche le fa Elisabetta, che è preziosissima, anzi non solo preziosissima, ma fondamentale, direi insostituibile. Quando si parla di testi antichi è inevitabile avere a che fare con certi fenomeni, perché la disclosure che noi aspettiamo è una disclosure che ci deve arrivare dalle nostre elite, cioè da chi ci governa. Ma in realtà, se noi siamo ben attenti a ciò che c'è scritto nei testi antichi, non soltanto ovviamente nella Bibbia, noi vediamo che la disclosure sul pianeta Terra esiste da secoli, esiste da decine di secoli. Cioè abbiamo autori che ne hanno parlato largamente, ampiamente, senza porsi i problemi che apparentemente, dico apparentemente perché le spiegazioni possono essere tante, apparentemente si pongono le nostre elite. E quindi la domanda è: perché adesso in realtà hanno deciso di dirci delle cose, di farci sapere delle cose? Le risposte possono essere tante. Noi sappiamo che purtroppo delle nostre elite non ci possiamo fidare molto. Qualcuno direbbe non ci possiamo fidare per nulla. E quindi le risposte potrebbero essere che hanno deciso, sto parlando soprattutto degli Stati Uniti, di farlo adesso per distogliere la nostra attenzione da altri eventi che sarebbero e che sono molto gravi e molto pesanti per chi ufficialmente governa. Hanno deciso di dircelo perché ritengono che noi siamo pronti, che noi siamo preparati a ricevere questo tipo di informazioni. Hanno deciso di dircelo perché non sono più in grado di tenere nascosto, perché ormai, come dire, i siti che ne parlano, le persone che ne parlano, le persone che ricercano in tal senso sono talmente tante che tenerlo nascosto ormai sarebbe assolutamente ridicolo. È difficile dire di questi Elohim se sono sempre stati qui, se sono tornati. Di certo nel passato ci sono stati, ce lo dicono i popoli di tutti i continenti della terra.
Di certo l'umanità antica ha avuto rapporto con questi individui che non erano umani, ce lo dicono tutti. E io ho già avuto modo di dire che i primi a credere a rapporti con entità non umane sono i credenti nelle religioni. Parlo delle religioni ufficiali, non parlo delle religioni che stanno nascendo, direi purtroppo, sui cosiddetti alieni, perché è facile creare delle religioni, assolutamente facile. Sto parlando delle religioni ufficiali. E chi crede nelle religioni ufficiali crede di fatto concretamente negli alieni, cioè crede in individui che non appartengono al genere umano, a partire da Dio. Gli Elohim sono sempre stati presenti, forse lo sono ancora. Forse certi fenomeni a cui assistiamo possono dipendere anche da loro decisioni, dalle battaglie che hanno sempre combattuto tra di loro. Certo che le ipotesi possono essere tante. Sono individui in carne ed ossa provenienti da altri mondi. C'è chi dice che è la stessa umanità che è tornata indietro dal futuro. C'è chi, ho parlato a lungo con Graham Hancock quando siamo stati a trovarlo a casa sua a Bath in Inghilterra, e voi sapete che la sua teoria è quella del fatto che l'umanità vivrebbe una sorta di amnesia, cioè una sorta di dimenticanza del fatto che prima di noi sulla Terra c'era una civiltà superiore, una civiltà di cui a seguito di un grande disastro, di un grande cataclisma, sono rimasti dei residui, è rimasta una parte, e questa parte ha aiutato l'umanità, diciamo l'umanità più primitiva, a ricostruire una civiltà grazie alle conoscenze, alle tecnologie, ai poteri che possedevano. C'è chi, come ad esempio David Icke, col quale abbiamo fatto anche una intervista e che ha dedicato addirittura un capitolo di un suo libro a uno dei miei libri, il quale dice che noi siamo governati da una civiltà di esseri interdimensionali. Ora, io non ho prove, non ho evidenze che possano propendere per una soluzione o per l'altra. E quindi dico che bisogna tenere la mente aperta, assolutamente aperta, perché tutte le posizioni, tutte le ipotesi sono possibili. Ciò a cui dobbiamo stare attenti soprattutto è a non prendere delle posizioni precise né in un senso né nell'altro. Noi dobbiamo essere aperti a ogni possibilità. Questo è fondamentale. Elisabetta, che dici? Questi argomenti sono sempre più interessanti, quindi approfondirli collegando le letture dei testi antichi con le notizie che giungono quasi ogni giorno rendono sempre più stimolante questa ricerca. In effetti stanno qui arrivando tantissime domande, Mauro, per te, proprio su questi argomenti. Ne arrivano moltissime anche a me durante le varie giornate, insomma, nelle messaggerie, nelle mail, e sono domande giuste, domande necessarie, domande che mi pongo anch'io, ovviamente, pur non essendo un ufologo, ma studiando i testi antichi è inevitabile porsi queste domande. Non si può negare a priori, cioè noi dobbiamo dare agli antichi autori il giusto rispetto. Si tenta spesso di dare delle interpretazioni di qualunque genere pur di negare una possibilità, quella che non piace.
cioè quella che si parli di altri esseri. Ma i cristiani, ad esempio, dicevo prima, ne parlano con assoluta tranquillità. Parlano di Dio, parlano degli angeli, parlano dei demoni, tutte entità che non appartengono al genere umano, tutte entità che appartengono ad altri mondi, tutte entità interdimensionali, eppure, come dire, nessuno ha nulla da dire. E la cosa strana è che spesso a reagire proprio a queste affermazioni sono proprio i cristiani, che sono invece i primi che dovrebbero, come dire, accettare con mente aperta questa possibilità, perché potrebbero essere appunto proprio ciò a cui loro credono. E questo è un concetto molto importante, un concetto che dobbiamo tenere a mente. Non dobbiamo negare a priori. Quando si legge la Bibbia o si leggono i testi antichi, si trovano continui riferimenti a queste entità. Bisogna dedicare molta attenzione a questi aspetti. Perché? Perché non è soltanto il popolo che adesso sta dedicando molta attenzione, la sta dedicando, devo dire, da decine di anni, ma la stanno dedicando delle istituzioni politiche, amministrative, militari. Questa dimensione sta assumendo degli aspetti che sono assolutamente seri, che non possono essere derubricati a favole, a racconti. E lo stesso vale per i testi antichi. Mi capita spesso di leggere, per esempio, delle interpretazioni dei racconti antichi in chiave allegorica, metaforica, in chiave astronomica, ad esempio, per dare delle spiegazioni. Ad alcuni di questi vorrò dedicare dei video perché sono molto interessanti, perché riguardano anche traduzioni di termini che sono presenti nella Bibbia e traduzioni sulle quali si può quantomeno discutere e dalle quali può dipendere il tipo di interpretazione anche astronomica che viene poi successivamente elaborata. Quindi le interpretazioni vanno lasciate tutte aperte, assolutamente, vanno tenute tutte in considerazione in attesa di avere, diciamo, delle evidenze, se non proprio delle prove, comunque di avere delle indicazioni che ci consentano di fare delle affermazioni con maggiore precisione, con maggiore sicurezza, ecco, con maggiore possibilità di documentare ciò che si dice. Per esempio c'è una frase che ho letto, se Elisabetta vuoi passarmi, che è molto interessante. Riguarda un avvistamento. A poca distanza da Washington, un pilota americano ha cercato di tallonare uno dei misteriosi piatti volanti la cui comparsa pare si faccia sempre più frequente in tutto il mondo. Ma l'ordigno, a velocità vertiginosa, si è sottratto all'inseguimento, scomparendo tra le nuvole e lasciando dietro a sé una lunghissima scia bianca di vapore. Sembrava di metallo lucido e brillava vivamente ai raggi del sole. Ora, questa visione, che tra l'altro mi ricorda la prima descrizione fatta delle visioni dei fenomeni verificatesi ad esempio nell'occasione delle apparizioni della cosiddetta Madonna di Fatima, dove si parla appunto di un oggetto con queste caratteristiche. E tra le decine di file che vengono rilasciati e che Elisabetta ricerca con grande costanza, con grande precisione e legge, studia, ricerca, sottolinea, ci sono moltissime frasi di questo genere, tantissime, cioè ormai le testimonianze sono
tante. Direi, con il teologo Armin Krein, ci sono più testimonianze sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, cioè UAP, che non su testimonianze relative ad apparizioni, ad esempio, di entità cristiane, entità che sono appartenute al cristianesimo. Bene, questa frase che vi ho letto è presa dalla Domenica del Corriere del 9 aprile 1950. Quindi sono passati 76 anni, cioè 76 anni fa già si scrivevano queste cose, ma eravamo ancora nel periodo in cui in realtà tutto questo veniva derubricato e coloro che le descrivevano e descrivevano queste visioni venivano considerati, appunto, perdonate la ripetizione, dei visionari, o peggio ancora delle persone che pur di comparire, pur di avere visibilità, si inventavano delle, appunto, esperienze di questo genere. In realtà ormai sono centinaia di migliaia le persone che le vedono. E quindi noi dobbiamo rifarci ai testi antichi, che sono, per quanto mi riguarda, la mia sfera di interesse, con occhi completamente diversi, con atteggiamento completamente diverso, con un atteggiamento possibilistico, con un atteggiamento che ci faccia dire: e se per caso fosse vero? È per questo che dal 2010, cioè da 16 anni, io faccio finta, ad esempio, che la Bibbia sia vera. Ma sappiamo bene che non soltanto la Bibbia ci racconta queste cose. Se fosse un libro solo, potremmo dire che una serie di autori che non sappiamo chi sono e che non si conoscevano tra di loro perché hanno scritto nel corso di secoli, si sono in un qualche modo messi d'accordo per mantenere viva una storia inventata e mantenerla viva nei secoli. In questo libro scritto con Erich von Däniken è stata un'esperienza magnifica. Il libro è il rapporto con Erich von Däniken. Ci siamo conosciuti anni fa, siamo stati invitati a casa sua. Sì. Dico siamo perché io e Elisabetta lavoriamo costantemente spalla a spalla, è vero? Siamo stati fortunati perché lo abbiamo frequentato per 4 o 5 anni, quindi Esattamente. è stato un grande piacere, davvero. È stato per noi di una ospitalità, di una gentilezza, di una cortesia, finché ad un certo punto siamo, ma abbastanza rapidamente, anche diventati amici. E quindi poi, insomma, abbiamo frequentato casa sua e sappiamo che Erich von Däniken è un po' il pioniere di tutti questi temi. È vero che c'è anche Zaccaria Sitchin, che tra l'altro è venuto a mancare nel 2010, l'anno stesso in cui io, ovviamente senza avere nessuna previsione in merito alla sua scomparsa, ho iniziato a parlare pubblicamente di questi temi, cioè di ciò che rilevavo traducendo letteralmente la Bibbia per conto delle edizioni San Paolo. Però Erich von Däniken ha viaggiato il mondo, ha raccolto una quantità di testimonianze che è veramente innumerevole. Abbiamo scritto questo libro per far vedere come percorsi diversi, cioè un percorso puramente filologico come il mio, è un percorso sia parzialmente filologico, sia condotto sul campo, ci abbiano portato sostanzialmente allo stesso risultato. Erich von Däniken ha documentato come in
tutto il mondo si raccontino, e qui l'abbiamo riportato, sostanzialmente le stesse cose che io ho rilevato nella Bibbia. Quindi sono queste le considerazioni di carattere generale, preliminare, che volevo fare, anche perché, per fortuna, e vi ringraziamo di questo, il canale Mauro Biglino Official sta crescendo con grande rapidità. È stato aperto grazie a Elisabetta, quando io, ve lo dico molto tranquillamente, avevo quasi deciso di smettere. Elisabetta ha detto no, apriamo un canale, di quello che vuoi e poi succeda quel che succeda, e siamo qui con tutti i libri che la casa editrice Tutti ha pubblicato nel frattempo e con centinaia di video, grazie appunto al fatto che siamo andati avanti e abbiamo potuto documentare tutta una serie di fatti che le persone devono sapere. Purtroppo questo è l'ultimo libro di Erich von Däniken. Per chi non lo sapesse, ma penso lo sappiate tutti, è venuto a mancare qualche mese fa. Io ho avuto l'onore di scriverlo con lui, e anche perché lui mi ha detto: io non ho mai accettato di fare un libro a quattro mani, ma dopo anni di collaborazione e di studi assieme ha detto: con te lo voglio fare. E qui termino con le mie considerazioni di carattere generale e dico a Elisabetta, passiamo pure alle domande. Grazie. Scusate se sono stato lungo, ho cercato di sintetizzare, ma soprattutto per i nuovi volevo che avessero quanto più possibile le idee chiare su quella che è la mia tipologia di lavoro. Facciamo finta che i testi antichi ci abbiano raccontato delle storie e delle cronache. Ed è venuto il momento in cui questo viaggio nel tempo che abbiamo fatto insieme si sta concretizzando, e infatti arrivano molte domande collegate proprio all'attualità. La prima domanda che è arrivata sui social è di Gloria, che ci chiede: il regista Spielberg, viste le sue origini, secondo te è mandato avanti da qualcuno che definisce le modalità di comunicazione e tempi? Dice Gloria: non credo si tratti dei servizi, neanche del governo americano. Tu cosa ne pensi? Allora, devo dire che con Elisabetta abbiamo visto la prima proiezione fatta in Italia del film di Spielberg. Ovviamente non potevamo mancare. Io penso che Spielberg sappia moltissimo. Penso che abbia delle fonti che vanno oltre quelle che noi possiamo immaginare. No? Noi pensiamo, ad esempio, al governo americano come ad un governo che per forza deve sapere tutto. Io sono convinto che non sia così. Cioè, io sono convinto che il livello di disclosure a cui può arrivare il presidente americano sia un livello limitato. Cioè, al di sopra di lui ci sono altri poteri che sanno di più. E guardando molto attentamente il film di Spielberg, che non è il solito film americano, no, che vuole venderci gli alieni come i cattivi che ci vogliono distruggere, mentre gli Stati Uniti sono i buoni che riescono a salvarci, eccetera. Ma guardando, ad esempio, attentamente ciò che lui ci fa vedere negli sguardi di un appartenente alla religione cristiana, ci fa capire che sta lanciando dei messaggi molto precisi che possono e devono essere compresi. E non a caso all'inizio facevo riferimento, lo pensavo già per conto mio, ma l'ho visto in questo film di Spielberg, che ho guardato con molta attenzione proprio perché è un film non costruito, come dire, sulle grandi scene di battaglie o cose del genere, ma costruito su un sottilissimo messaggio che arriva sicuramente da chi è a conoscenza delle, secondo me, ovviamente, vere origini
dell'umanità, cioè del fatto che può darsi che noi non siamo figli della terra, ma siamo almeno in parte figli delle stelle. Le domande stanno proprio arrivando copiose e quindi passo a Marina che ti chiede: tu pensi che gli Elohim stiano tornando o sono sempre stati qui? E se sì, secondo te hanno ancora le caratteristiche che avevano nei testi antichi? Tendo a essere d'accordo col pastore protestante Barry Downing, che oltre a essere teologo è anche un fisico e si occupa dei rapporti tra scienza e religione. Fa due affermazioni sostanziali. La prima è che la religione mosaica è il frutto dell'incontro tra Mosè o il suo popolo e degli oggetti volanti guidati da esseri intelligenti. La seconda affermazione, sulla quale lui è assolutamente convinto, e anche questa la scrive, è che questi esseri intelligenti sono ancora qui e governano tutto. Voglio rifarmi all'Apostolo Paolo, così almeno mi rifaccio a dei testi, il quale dice in una delle sue lettere che gli dei sono tanti. Dice, visto che ci sono tanti dei, così come è vero che esistono tanti dei, è altrettanto vero che noi ne dobbiamo seguire uno solo. E ovviamente, siccome le lettere di Paolo noi le abbiamo in greco, usa il termine theoi, il quale termine theoi, prima di essere un sostantivo, era un attributo che indicava gli osservanti, i vigilanti, i guardiani. Poi ad un certo punto gli è stato aggiunto l'articolo, è diventato sostantivo ed è diventato gli dei. Paolo dice nella lettera agli ebrei: non dimenticate l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno degli angeli. E angeloi, lo sappiamo, è la traduzione di malachim, cioè di quella categoria di individui che operava per conto degli Elohim. Non so dirvi esattamente se erano diversi dagli Elohim o se erano semplicemente una categoria ad un grado inferiore rispetto a quella degli Elohim, così come è ovvio in tutte le gerarchie militari. Ma il fatto che siano, che fossero e che possano essere indistinguibili da noi, lo ammette lo stesso apostolo Paolo. Questo non viene mai ricordato, ma a me piace ricordarlo perché per lui era importante sottolineare questo aspetto. Così come era importante dire che alle assemblee le donne dovevano coprirsi la testa a motivo degli angeli, non per rispetto verso Dio. Questa è stata poi una elaborazione successiva della teologia maschilista che ovviamente consente all'uomo di presentarsi a capo scoperto e invece, come dire, vuole tenere sotto la cupola di controllo le donne. Invece, in realtà, per Paolo, così come per altri padri della Chiesa, tipo Tertulliano, eccetera, o per i testi che si trovavano presso le comunità essene, gli angeli erano particolarmente attratti dalle donne umane. Non solo gli angeli, ma la Bibbia dice gli Elohim erano particolarmente attratti, i figli degli Elohim. Quindi in realtà il fatto che noi siamo o possiamo essere simili a loro è assolutamente plausibile, anche perché noi siamo stati fatti a loro
immagine e con la loro somiglianza, come spiego nei libri, quindi non entro nel merito qui delle traduzioni. Bene, ancora una domanda di Valentino. Se i non umani sono sempre stati qui, e dice Valentino, ormai possiamo parlare di non umani, ne hanno parlato anche testimoni al congresso americano. Dove si trovano questi non umani? Sono in basi sottomarine? Si trovano nel lato oscuro della Luna o sono tra noi? Ecco, direi o sono tra noi. Secondo ciò che ho appena detto, loro sono sempre stati tra noi. Cioè gli Elohim erano tra gli uomini. Ricordiamo Yahweh che camminava nell'accampamento degli Israeliti. Ricordiamo i racconti dei Sumeri, degli Assiri, dei Babilonesi. Ricordiamo i racconti dei Maya. Ricordiamo quello degli Egizi. Ricordiamo i racconti che sono contenuti nei testi della religione indù, dove la presenza dei Deva era fatto assolutamente normale, la presenza dei Deva in mezzo agli uomini, tant'è che ci sono degli induisti che dicono quando un estraneo, e qui torna Paolo, quando un estraneo ti chiede ospitalità, dagliela perché potrebbe essere qualcuno dei Deva. Dopodiché, se provengono anche da altri pianeti, possono benissimo essere anche da altre parti, possono benissimo essere sul sistema solare, quindi possono benissimo anche essere sulla Luna. Io non lo so, ovviamente, ma come si fa a negarlo a priori? Assolutamente. Pensiamo all'interesse che gli antichi avevano per l'astronomia, ma anche di questo dovrò parlare a parte, perché è un concetto che sembra banale, ma non lo è, perché la spiegazione che io mi ricordo mi veniva data fin dalle elementari. Gli antichi studiavano ciò che avviene nei cieli, perché era importante per l'agricoltura, non tiene. Non mi ha mai convinto. Ci sono invece altre spiegazioni che hanno molto più senso, ma avremo modo di parlarne. Proseguiamo ancora con la domanda di Laura che dice: alla luce del fatto che nei testi antichi emergono diversi Elohim, quindi differenti personaggi e più in generale varie presenze non umane che sono ricordate nelle culture di tutto il mondo, possiamo pensare che tra essi non vi fossero solo coloni, colonizzatori, dominatori, ma potevano esserci anche, secondo te, individui capaci di compassione, affetto, aiuto verso l'umanità primitiva? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Noi siamo fatti a loro immagine e somiglianza. La stessa cosa vale per la cultura umana, per la civiltà umana. Se noi prendiamo ad esempio la cultura egizia, prendiamo ad esempio la cultura indù, prendiamo ad esempio i cosiddetti miti greci, vediamo che ci sono delle cosiddette divinità che amavano e si occupavano dell'umanità. Leggendo attentamente tra le righe della Bibbia, mi permetto di fare un piccolo accenno, una di queste divinità considerate favorevoli all'umanità era la dea Asherah, che era considerata assolutamente positiva ed era seguita dagli israeliti che in origine erano politeisti. Quindi in realtà c'erano tra di loro i coloni, i colonizzatori che intendevano sfruttare e c'erano coloro che invece amavano questa nuova creatura e intendevano aiutarla nella sua crescita, cosa che è avvenuta. Ma peraltro nei racconti sumeri questo contrasto è presente nei contrasti tra i due figli del grande capo, tra Enki ed Enlil, dove Enlil
ad un certo punto voleva distruggere l'umanità, Enki assolutamente no. Poi questo nella Bibbia è stato unito per via di scelte monoteistiche a partire dal VII secolo a.C., è stato tutto unito in Yahweh e quindi Yahweh compare come Dio unico e quindi non era in contrasto, diciamo, con se stesso, semplicemente ragionava sul fatto che poteva aver sbagliato nel creare l'umanità, mentre i Sumeri ci dicono che questo pensiero albergava in due divinità diverse. Quindi sì, pensiamo agli dei che amavano la musica, agli dei che amavano l'arte e che l'hanno insegnata agli uomini. Pensiamo ad esempio, per quanto riguarda la Bibbia o il libro di Enoch, ai cosiddetti angeli caduti che si sono uniti con le donne umane e hanno insegnato loro moltissimo, cosa che secondo certi dei loro capi non si sarebbe dovuta verificare. Quindi assolutamente non dobbiamo vivere nella paura, me lo scrivono, insomma, molti vivono nella paura. Questi ci vogliono distruggere. Perché? Avrebbero potuto farlo in qualsiasi momento. Siamo qui. Forse ci stanno osservando. Posso fare una battuta? Forse stanno osservando fino a che punto arriva la nostra stupidità. Proseguiamo con la domanda di Francesco. Sembra che Yahweh si stia impegnando ultimamente per mantenere la sua promessa. Inizialmente ci dicevi che non era un Elohim molto importante, ma ora sembra quasi rimasto solo lui. E gli altri dove sono? E secondo te l'Adam riuscirà a contrastarlo? È vero, in questo momento sembra che Yahweh sia particolarmente impegnato nel creare la cosiddetta grande Israele, cioè quella che lui ha promesso ad Abramo, sempre che sia stato lui a prometterla ad Abramo, perché anche qui nella Bibbia abbiamo, come dire, il diritto di dubitare che sia stato lui a fare questa promessa, cioè l'Israele che andrebbe dal Nilo all'Eufrate. E in effetti su molti siti di soldati israeliani si vede proprio la grande Israele disegnata. Yahweh aveva anche promesso che Israele sarebbe diventata numerosa come i granelli della sabbia del deserto e in questo momento questo non risulta. Però pare che si stia impegnando, o quantomeno si stanno impegnando coloro che dicono di rivolgersi a lui, coloro che dicono di rifarsi a lui e che non sono necessariamente gli israeliti, cioè i discendenti di Giacobbe. Lo dico lentamente, perché a Yahweh non sono stati affidati gli ebrei. A Yahweh è stato affidato Giacobbe con i suoi figli. Tutto il resto della famiglia di Abramo invece si rivolgeva ad altri Elohim. E la Bibbia questo lo dice chiaramente. I fratelli di Abramo con i loro discendenti si rivolgevano ad altri Elohim che erano in contrasto con Yahweh. Ora sono passati da quel momento 4.000 anni. Diciamo che non c'è ancora riuscito a mantenere quella promessa se è la sua. E quindi dobbiamo stare a vedere. Certo è che l'umanità, soprattutto pensando che quello non è Dio, non può e non deve limitarsi a stare a vedere, ma deve osservare con attenzione e, come dire, anche volendo reagire come è suo diritto. Allora, abbiamo poi la domanda ancora di Marco su questo argomento che chiede, tornando all'attualità, ma Netanyahu si comporta così, in maniera così spietata e così decisa perché sa di avere sempre Yahweh al suo fianco? Netanyahu
è di famiglia sionista. Lui personalmente non è praticante. Ora tra sionismo ed ebraismo c'è differenza. Netanyahu ha degli obiettivi precisi che sono obiettivi personali. Non so se abbia sempre Yahweh al suo fianco, però di certo fa in modo di rivolgersi a quel nome e a quel libro per trovare giustificazione alle sue azioni. E se per caso ha Yahweh al suo fianco, devo dire che fino ad ora, e sono passati 4000 anni, Yahweh, stiamo ovviamente ipotizzando, Yahweh è ben contrastato da altri Elohim, visto che sono 4000 anni che non riesce a mantenere la sua promessa pienamente. Sono passati 4000 anni e quella grande Israele non c'è ancora, c'è un piccolo fazzoletto di terra che deve essere mantenuto e difeso sempre con le armi in mano. Per cui se Yahweh opera, devo dire che ci sono altri che operano contro di lui. E parlando sempre di Yahweh, abbiamo una domanda di Eva che dice: io non sono così convinta. Siete sicuri che se Yahweh fosse ancora vivo continuerebbe a fare queste guerre per conquistare terra? Oppure sono solo i vertici al potere che leggono la Bibbia a modo loro e pensano di interpretare cose che sono state dette invece secoli fa? L'ho appena detto. Io non so se Yahweh è a fianco di Netanyahu o Netanyahu si rifà a quel libro per giustificare le sue azioni. Quindi è un'ipotesi che ho appena fatto, prendendo in considerazione le due possibilità. Ovviamente non posso essere sicuro né dell'una né dell'altra. Sarei presuntuoso se dicessi di essere sicuro. Assolutamente. Quindi, come sempre, teniamo la mente aperta e osserviamo, perché può darsi che sia vera una cosa, ma può darsi che sia vera anche l'altra. Cioè che Yahweh, il nome e il libro nel quale lui si trova, venga utilizzato per giustificare in nome di Dio certe azioni. E questo fatto, per esempio, mi fa venire in mente una cosa di questi giorni, che l'ONU ha condannato Israele, o comunque definito Israele colpevoli di crimini contro l'umanità, soprattutto in riferimento ai bambini, e parliamo di Gaza. Mi torna in mente ciò che ha scritto un giurista italiano, Nicola Jäger, membro della Corte Costituzionale, il quale, scrivendo del diritto sulla Bibbia, dice che gli israeliti di allora avevano diritto, anzi quasi il dovere, di uccidere i bambini. Ricordiamo certi ordini di Yahweh. Perché? Perché questi, crescendo, avrebbero mantenuto l'odio contro di loro per aver ucciso i loro genitori. E quindi era l'unico modo per garantire a quel popolo la sopravvivenza anche futura, perché quel popolo riteneva di avere una missione speciale. E devo dire che, ascoltando i discorsi di molti rabbini che sono anche in rete, una parte di quel popolo continua ad avere la convinzione di avere una missione speciale da compiere nei confronti dell'umanità. E quindi è chiaro che questa missione speciale, così grande, deve essere giustificata da un qualcosa di ancor più grande, da un qualcosa di immenso, cioè deve essere giustificata dalle parole di un Dio trascendente, di un Dio onnipotente, di un Dio che non si può contrastare, di un Dio di cui non si può far altro che tentare di eseguire gli ordini. Manlio ci chiede appunto, secondo te questo genocidio a cui assistiamo in diretta ricorda veramente quello che leggiamo nel testo biblico?
Secondo me sì, avviene negli stessi posti, avviene con la stessa crudele determinazione, avviene con le stesse finalità, avviene attribuendo adesso le stesse origini, avviene attribuendo a questo le stesse motivazioni, avviene attribuendo a questo le stesse giustificazioni, e quindi c'è un parallelismo che a me appare perfetto nel senso di parallelismo, ovviamente. Chiede Luigi, secondo te oggi ci sono lotte tra gli Elohim come venivano descritte ai tempi biblici? Guardando ciò che succede nel mondo è anche possibile. Io ho una convinzione con me condivisa da molti altri. Prima ho citato David Icke, ho citato Barry Downing, eccetera. Sopra i poteri che noi consideriamo i poteri più importanti che governano la Terra, ci deve essere qualcun altro che domina questi stessi poteri. 2 presidenti americani hanno detto, tra cui uno è Bill Clinton, ha detto: sopra il presidente americano ci sono dei poteri contro i quali il presidente non può fare nulla, e quindi lo hanno ammesso loro stessi. Forse anche per questo che c'è, come dire, questo tentativo, adesso forse non più frenabile, di procedere con la disclosure, perché ammettere pubblicamente l'esistenza di questi poteri vuol dire ammettere da parte loro: noi non contiamo nulla, a comandare sono altri. Potrebbe essere uno dei motivi. Chissà, questi altri potrebbero aver deciso che è venuto il momento di dirlo. E sappiamo che i modi per dirlo sono tanti. Uno di questi, Hollywood. Nell'antichità si è detto che dopo un certo periodo, probabilmente il 70 d.C., gli Elohim hanno abbandonato la terra. Come ci poniamo ora rispetto a questa affermazione? Nel 70 d.C. non si può dire che gli Elohim hanno abbandonato la terra. Secondo Giuseppe Flavio e secondo lo storico romano Tacito, gli Elohim che erano in Medio Oriente hanno abbandonato quel luogo. Possono essersi spostati in altra parte del pianeta Terra. Facciamo esempio il nord dell'Europa. Quindi non c'è scritto che hanno lasciato la terra, c'è scritto che hanno lasciato quella terra. In quelle parole ci può essere la descrizione di un cambio di comando, cioè adesso voi ve ne andate di qui, adesso qui arriviamo noi e comandiamo noi. Questo discorso si può legare a quelle interpretazioni di carattere astronomico che vengono date a certi miti e all'interesse che i popoli antichi avevano inspiegabilmente nei confronti di ciò che avviene nei cieli, perché questo potrebbe avere a che fare con questi cambi di comando qui su questo pianeta. Ancora una domanda di Pandora che chiede: è possibile che sul pianeta sia in corso una guerra tra diversi Elohim, ma anche tra quelli di diversa origine nell'universo? Ma stando ai testi degli antichi, parrebbe che a visitare la Terra siano state diverse razze, perché la Terra è un pianeta particolarmente appetibile per le sue caratteristiche. E se sono state, viviamo sempre con il se, viviamo sempre con l'ipotesi, e se sono state diverse razze, può darsi benissimo che ci sia anche una competizione tra diverse tipologie di individui provenienti da altri mondi. Una domanda più specifica sull'Arca dell'Alleanza. Secondo te è stata restituita agli Elohim in Antartide? Ho letto e seguito tutta quella vicenda che ha coinvolto la Russia, il patriarcato di Mosca, eccetera. Purtroppo il tutto rimane ancora avvolto nel mistero, quindi è difficile
fare delle ipotesi che preferisco non fare perché poi non sarei in grado di documentarle. Ecco, siamo arrivati alla fine quasi di questa live, abbiamo le ultime due domande. Una che ritorna un po' alle origini, ci chiedono più amici, possiamo dire che Elohim e Anunnaki sono sovrapponibili? Io direi di sì, nel senso che Anunna e Anunnaki sono i termini sumero-accadici. A questi termini hanno fatto seguito, per quanto riguarda la Mesopotamia, i termini Ilu o Ilanu, e quindi questo riguarda le lingue semitiche orientali, alle quali corrispondono nelle lingue semitiche occidentali i termini El, Eloah, Elohim, quindi possono essere sovrapponibili e in effetti diciamo che il popolo ebraico potrebbe durante l'esilio babilonese aver avuto maggior contezza di questi individui. Pensiamo a, per esempio, visto che tutte le lingue semitiche si scrivevano senza le vocali, pensiamo al termine Eloah, che sarebbe un singolare di Elohim, e il termine Allah. Cambiano solo le vocali, ma la radice è la stessa. Tra l'altro, nel Corano, non ricordo esattamente se nella Sura 56 o 59, c'è scritto che Allah è il Signore di Sirio. Quindi, tanto per cambiare, c'è un richiamo ad una zona del cielo, cioè la zona di Sirio, Orione poi collegato alle Pleiadi, che è presente sostanzialmente nelle culture antiche di tutti i continenti della Terra. Concludiamo con la domanda delle domande di Nadia, che dice: quello che la Bibbia ci dice è sopra tutti gli Elohim, colui che sta sopra, può essere considerato oggi colui che governa la Matrix e che ci controlla tutti? Direi che se vogliamo parlare di Matrix, nel senso in cui ne parla ad esempio David Icke, io direi che Elion non è colui che governa la Matrix, ma è lui stesso un prodotto di questa Matrix, cioè di questa simulazione all'interno della quale noi viviamo, e anche gli Elohim teoricamente sarebbero parte di questa simulazione, cioè uno di quei prodotti del demiurgo, diciamo così, e quindi anche il loro capo, che altro non è appunto che il capo di una gerarchia militare, anche lui potrebbe essere vittima o un personaggio della Matrix. Benissimo, allora ci sono ancora tante domande da esaurire, ma noi stiamo terminando qui la nostra live. Intanto vi ringraziamo perché siamo davvero tantissimi. Ci fa piacere sapere se gradite questo tipo di intervento di Mauro, quindi poter colloquiare con lui direttamente, quindi possiamo programmarne in futuro delle nuove con molto piacere. Per ora vi ringraziamo, aspettiamo di sapere se avete gradito questa ora trascorsa insieme a Mauro. Scriveteci sempre tante domande, scrivete sotto i video. Avete chiesto tutte notizie di queste magliette, sono dei prototipi. Abbiamo pensato di creare questa maglietta identificativa, insomma, del nostro gruppo, quindi saranno disponibili in futuro. Fateci sapere se vi piacciono, naturalmente, e vi daremo poi tutte le informazioni necessarie. Questo logo sulla schiena è molto più grande. Siamo contenti che abbiate già gradito questo progetto. Ecco, voglio chiudere dicendo una cosa. Io mi rendo conto che diverse domande che mi avete fatto non hanno avuto risposta precisa, sono rimaste aperte, ma non può essere diversamente, nel senso che, come voi sapete, io non sono un maestro di vita, non sono un saggio, non sono uno che vuole insegnare agli altri come vivere, non sono uno che possiede la verità, sono uno che racconta le sue curiosità e i ragionamenti che fa sui libri che legge. Quindi ci sono degli aspetti che quei libri fanno sì che possano essere compresi, direi quasi fino in fondo, con una certa dose di certezza, ma ci sono dei concetti che invece rimangono purtroppo
naturalmente vaghi, perché gli antichi non avevano gli strumenti, spesso gli strumenti linguistici o culturali, per descrivere con precisione ciò che a noi piacerebbe fosse stato descritto con precisione, ma dove non posso essere, non dico sicuro, dove non posso avere una certa quantità di possibilità di documentare ciò che dico, preferisco rimanere sul vago, anche se questo mi rendo conto che può deludere qualcuno, ma bisogna essere intellettualmente onesti, perché altrimenti si finisce per inventare un'altra verità e per sostituire una verità inventata con un'altra verità inventata, cosa che non voglio assolutamente fare. Grazie a tutti, ciao e alla prossima. Ciao a tutti, a presto.